molto utile, oltre che estremamente interessante per il discorso che abbiamo fatto nella prima clip e molto interessante anche per il lavoro che riguarda Michelangelo è questo volume di Heinrich Pfeiffer, La Sistina Svelata, iconografia di un capolavoro. Vedete, è un libro di una certa mole, però pensate, ci sono anche parecchie immagini, come al solito parecchia bibliografia, e poi chiaramente non è un libro che vi consiglio nella sua totalità. Vi indicherò quelle che sono le pagine più importanti per quanto riguarda il nostro tema, e troverò il modo anche di farvele avere in maniera che possiate studiarle senza andare a cercare il volume. Se però qualcuno lo desiderasse o desiderasse approfondire soprattutto la parte simbolica della Sistina e volesse utilizzare questo volume, io lo consiglio molto, proprio perché è un testo molto, molto interessante, ci fa capire proprio quella che è la dinamica delle immagini secondo quella che era, soprattutto nella parte riguardante il Papa Sisto IV e la formazione dei primi elementi iconografici della Sistina. È estremamente interessante proprio perché tira fuori tutti quelli che sono gli elementi simbolici che talvolta per noi sono lontani, anche perché noi abbiamo una lettura delle immagini che è filtrata attraverso quella che è la sensibilità, soprattutto dal secondo Cinquecento, ovvero dal Concilio di Trento, e quindi quell'idea didattica delle immagini di cui avrete già sentito parlare e che invece nel secondo Quattrocento viene in qualche modo offuscata, o quantomeno, se non offuscata, almeno in qualche senso viene un po' messa in secondo piano rispetto a quello che è l'elemento simbolico, e anche di una simbologia molto forte, proprio perché è caratteristico di quest'epoca nella quale l'effervescenza nelle ricerche era estremamente avanti. E poi tenete presente uno degli elementi fondamentali, il fatto che la Sistina era una cappella palatina, quindi non era una chiesa aperta al pubblico che doveva svolgere una funzione che era quella didattica delle immagini. Quelli che entravano nella Sistina erano per lo più personaggi di grande cultura, personaggi che conoscevano bene la dinamica e il modo attraverso il quale si agganciavano le immagini, e quindi ne potevano fare una lettura molto più facilmente di come la facciamo noi, che ci siamo invece abituati a un tipo di lettura che è estremamente più semplificata. Perciò questo volume ritengo sia estremamente importante. E vi ripeto, vi farò avere io quelle che sono le pagine più importanti ed essenziali per lo studio e che riguardano la parte di Michelangelo. Qualora qualcuno lo desiderasse, mi pare ci sia anche in Cattolica in biblioteca, e lo potrà andare a richiedere. Tornando al nostro discorso, abbiamo quindi visto un poco quella che è stata la concezione della Cappella Sistina e quindi il modo con il quale si è pensato di costruire questo tipo di cappella secondo un criterio che è un criterio legato a un momento estremamente importante, ma anche estremamente complesso della vita della Chiesa e anche della vita della corte romana, particolarmente sotto Sisto IV. Ho da aggiungere soltanto che nel momento nel quale viene costruita la Sistina noi abbiamo dei forti dibattiti, ve l'ho detto, riguardo alle questioni religiose, alla riforma della Chiesa, e molti erano coloro che si incaricavano di far giungere alle autorità ecclesiastiche la necessità di una forte riforma della Chiesa. Sisto IV è a sua volta un papa che in qualche modo, un po' come tutti i papi dell'epoca, è attento alla riforma della Chiesa, ma non sufficientemente forte per poterla attuare. Cerca di attuarla in una maniera che è possiamo dire legata molto alla sua cultura di partenza, ovvero lui era un francescano, cercava di vedere se questa riforma della Chiesa poteva avvenire avendo come innesco proprio il mondo dei frati, ma
è un periodo molto difficile anche per i frati con le loro scissioni, un periodo, ripeto, estremamente complesso che non starò a raccontarvi ora. Il secondo momento di lettura e di rilettura della Sistina, è proprio il caso di parlare di rilettura della Sistina, avviene con Giulio II. Voi sapete che alla morte di Sisto IV, dopo un piccolo pontificato, noi abbiamo la salita al soglio pontificio di Alessandro VI Borgia, e alla sua morte abbiamo l'arrivo sul soglio pontificio proprio di Giulio II. Vi pregherei di lasciar perdere la solita tradizione di vedere Giulio II semplicemente come il Papa guerriero, il Papa che si mette a impastare guerra con i governanti e tutto il resto. È anche vero questo, ma è un elemento che noi non possiamo leggere se non inserito all'interno di un contesto molto più ampio e molto più simbolicamente connotato. Giulio II prende già il suo nome da qualche cosa di estremamente simbolico. Il suo nome vuole ritornare a quello che è il fondatore dell'impero di Roma, fondatore occulto, perché sapete che il vero fondatore dell'impero è Augusto, ma chi ha messo le basi dell'impero è Giulio, no? È Giulio Cesare. E quindi Giulio II prende questo nome proprio perché il suo compito è quello di inaugurare i tempi nuovi. Cioè siamo passati da quello che è il momento di attesa al momento dell'arrivo, no? L'età dell'oro. E Giulio II interpreta il suo pontificato e quindi anche la sua azione come l'inaugurarsi dell'età dell'oro. Quindi è assai distante dall'idea che noi ci siamo fatti, soprattutto con la storiografia dell'Ottocento, del Papa guerriero che vuole conquistare o riconquistare semplicemente le terre della Chiesa. Capite che è qualcosa di molto più largo, qualcosa di molto più complesso e qualcosa di molto più universale. E quindi ci dà anche l'idea di riflettere su un personaggio di questa qualità che non si può semplicemente derubricare sotto quella di uno dei tanti possibili tirannelli che cercavano di impossessarsi dell'Italia e di farla di metterla e di soggiogarla e metterla sotto la loro influenza. Sarebbe veramente ridurre e drasticamente rovinare l'immagine di Giulio II, il quale al contrario aveva un concetto veramente differente del suo essere il pontefice, cioè il fatto di ricoprire la carica pontificale per lui significava giungere a riunificare quello che era stato distrutto, quello che era stato frammentato nei diversi secoli a causa di coloro che avevano usurpato il vero potere, inteso non tanto da un punto di vista soltanto politico-civile, ma da un punto di vista totale. E il punto di vista totale aveva come elemento fondamentale, centrale, quello del potere della Chiesa, quello del potere del Papa. Il Papa è al di sopra di tutti i poteri. Quindi capite, anche qui ci troviamo davanti a un tipo di problematica, un tipo di domande che venivano fuori dal Medioevo, venivano fuori da quello che aveva generato, figuratevi, i Guelfi, i Ghibellini, le guerre tra Papa e Imperatore. Quindi capite che non è così facile inserire Giulio II semplicemente nella categoria del Papa guerriero. È un momento nel quale noi ci troviamo davanti al fatto che la gente di quel tempo, soprattutto quelli che ragionavano e che potevano ragionare, cioè quelli che avevano in mano la cultura e che quindi avevano in mano il potere, vedono in questo momento il momento della realizzazione di qualche cosa, anche se continua ad essere nebuloso, hanno l'idea che qualche cosa sia passato e hanno l'idea che qualche cosa si sta muovendo verso il futuro. E quindi in Giulio II noi abbiamo proprio il personaggio che incarna l'idea di trovarsi davanti veramente alla nuova età dell'oro e quindi a una riforma vera della Chiesa che passa attraverso la figura
fondamentale e indispensabile del pontefice. Quindi capite una accentuazione molto molto forte di quello che è il senso della potestà del Papa e quindi del Vescovo di Roma. Giulio II quindi capite anche perché diventa mecenate delle arti. Non è semplicemente perché era un uomo di gusto, ma perché al contrario era un uomo che vedeva il suo operato a 360 gradi. Quindi è colui che deve ristabilire i diritti della Chiesa da un punto di vista fisico, materiale, quindi fa guerra, e dall'altro lato è colui che mette davanti a tutti quello che è il potere spirituale della Chiesa attraverso anche l'immagine, attraverso la cultura, attraverso l'arte. Tenete presente che è il modo questo per mettere davanti a tutti il prestigio, l'importanza. Se noi ne parliamo ancora oggi e se noi quando parliamo di Rinascimento non possiamo che obbligatoriamente parlare di Roma e della Roma di Giulio II, vedete che comunque Giulio II ha colpito nel segno, quantomeno dal punto di vista della formazione di un nucleo che potesse diventare immagine di qualche cosa di molto più forte di quello che stava avvenendo, ma diventava punto di partenza per una quantità di rivoli che sarebbero andati a spargersi in tutto il mondo. Capite che ha indovinato, capite che ha fatto la mossa giusta. E quindi il suo andare a cercare gli artisti più importanti, andare a cercare gli artisti più straordinari che ci fossero sulla piazza, è stato per lui elemento fondamentale, perché il suo compito era quello di mettere in scena il compimento, mettere in scena il completamento. Allora, torna ancora una volta l'immagine del compimento. Se vi ricordate, nella precedente clip io vi ho parlato di compimento, ma vi ho parlato di compimento parlando di Gesù Cristo, no? Vi ricordate? Abbiamo parlato del tempo antico, del compimento in Gesù Cristo di tutta la legge antica, e poi del futuro, inteso come futuro apocalittico. Capite che il passaggio è avvenuto. Giulio II vuole mettere in scena il compimento, non più l'attesa. E perciò anche in questo senso noi abbiamo una riscrittura, una rilettura della Cappella Sistina. Una cosa tra parentesi, vi ho detto, a cercare gli artisti più importanti. Tenete presente che quando Giulio II va a prendere Michelangelo e quando va a prendere Raffaello non sono gli artisti più importanti del mondo, sono due giovani molto promettenti. È vero, soprattutto per Raffaello pesa molto il giudizio di Bramante, che fondamentalmente diventa il suo mentore in tutti i sensi, e quindi Bramante spinge molto Raffaello. Però sta a Giulio II accettare e comprendere l'importanza e la bravura di questo artista, capire anche quanto il suo linguaggio, il suo stile fosse e potesse diventare interprete di quelle che erano le sue attese, ma anche lo stesso Michelangelo. Cioè, capite, noi non facciamo fatica a dire che Giulio II ha preso i migliori che c'erano. Quando Giulio II li prende non sono i migliori, sono quelli che saranno i migliori, quelli che dimostreranno di essere i migliori. Quindi capite anche la grande capacità di questo pontefice, di quest'uomo, di capire quello che sarebbe stato l'elemento più eccellente. E quindi ci fa capire quanto per Giulio II abbia significato entrare in rapporto con questi due geni, oltre che chiaramente con il genio di Bramante. Quindi è estremamente importante, perdonate se ho fatto questa piccola digressione, capire che quello che accade al tempo di Giulio II accade, possiamo dire, in presa diretta, cioè non si sa ancora il futuro. Noi vediamo il tutto e diciamo che è stata una stagione straordinaria, ma questa stagione si è venuta creando proprio in un momento, e grazie a un interprete straordinario come Giulio II, che riesce a catalizzare in Roma tutte le miglioramenti. Guardate che
Firenze gli stessi anni sono gli anni nei quali si consumano alcune delle lotte peggiori, con la cacciata dei Medici, con la Prima Repubblica Fiorentina, quindi con un rimescolarsi politico che toglie a Firenze per un momento il primato nelle arti, proprio perché esiste qualche cosa di estremamente complesso come quello di una revisione politica. Invece in Roma noi abbiamo veramente il fiorire di un momento magico, possiamo dire, un momento irripetibile come quello dell'arrivo di Michelangelo e lì immediatamente dopo di Raffaello, per realizzare quelle che sono da un lato la Sistina e dall'altro i palazzi e quindi le stanze cosiddette di Raffaello. Vi dicevo allora che Giulio II opera una riscrittura della Sistina. Voi sapete che esiste una storiografia, soprattutto ottocentesca, che ha investito tutto su Michelangelo, facendo diventare quell'artista solitario, quell'artista che tutto pensa, quell'artista che tutto immagina, quell'artista che da solo riesce a concepire le sue opere, che quindi non vuole che ci sia nessuna commistione da parte degli altri. Ecco, sono tutte cose nate dall'idea di genio che si è sviluppata nell'Ottocento, e quindi l'idea che Michelangelo fosse un genio ha portato a estremizzare quelli che erano i germi messi in atto da Vasari quando scrive la storia di Michelangelo. Vasari chiaramente, che è innamorato di Michelangelo e quindi della sua arte e che ne è un discepolo straordinariamente attento, cerca di fare di Michelangelo proprio questo personaggio che è in qualche modo quasi astratto come si può dire, dalla vita potremmo dire del popolo, dalla vita normale, ecco sì, diciamo dalla vita normale. Cioè è questo personaggio che sta al di sopra, è un livello superiore, e questo stare a un livello superiore lo mette anche a un livello di parità con quelli per i quali non dovrebbe essere superiore, perché lui si mette al pari con Papa Giulio II, e quindi noi abbiamo quei racconti gustosi nei quali il Papa chiede a Michelangelo quando finirai la Sistina, quello risponde quando sarà finita, o quando gli risponde buttandogli i pennelli addosso. Cioè non è normale che un artista del Rinascimento, del Cinquecento, abbia un'idea così alta di se stesso. Questo è vero. È vero che Michelangelo ha un concetto del suo operare che non è semplicemente quello dell'artigiano, quello dell'artefice, ma è quello di colui che può fare qualche cosa che gli altri non fanno, quindi non è semplicemente colui che produce cultura. Questo è verissimo, però dall'altro lato non è esatto il fatto che Michelangelo potesse prendere le decisioni da solo. Non è che Michelangelo si potesse portare davanti al Papa con una carta sulla quale aveva scritto o aveva disegnato quel che voleva fare, e il Papa gli diceva bravo. Ecco, questo non è possibile, non appartiene al modo di operare degli artisti del tempo, ma anche perché esisteva una vera e propria gerarchia, possiamo chiamarla così, una vera e propria gerarchia nel costruire il sistema delle immagini, perché le immagini non erano indifferenti, non erano semplicemente decorazioni. Quando Michelangelo si trova a dipingere la Volta della Sistina, non sta decorando un soffitto per togliere, come qualcuno dice, per togliere di mezzo quel cielo che si era deteriorato con l'umidità e che quindi aveva bisogno di restauro. Non è così. Michelangelo, quando si trova a dipingere la Volta della Sistina, si trova a inserirsi all'interno di un dibattito fortissimo, è un dibattito estremamente ricco di spunti e di significati, che è impensabile che il Papa Giulio II gli abbia detto sì, c'è un soffitto da dipingere, dipingerlo come vuoi. Michelangelo è geniale nell'interpretare quelle che sono le istanze che gli vengono messe davanti dai teologi, gli vengono messe davanti dalle richieste di Papa Giulio II, ma è colui che in qualche modo
accetta di entrare all'interno di un discorso, ma proprio perché è caratteristico del suo tempo. Cioè l'artista ha il compito di interpretare e di mettere in scena quelle che sono le idee del suo tempo, di mettere in scena genialmente quelle che sono le idee del suo tempo. In questo senso Michelangelo è geniale, così come è geniale Raffaello e come altrettanto geniale Leonardo. Quindi noi abbiamo da riflettere molto anche sul concetto di genialità, così come è sviluppato nel Rinascimento, altrimenti rischiamo di buttare addosso a questi personaggi, a questi artisti, dei compiti che non potevano avere proprio da un punto di vista culturale. Cioè non era possibile pensare che un artista potesse fare di testa sua. Cioè, l'artista non aveva la libertà di gestione del soggetto così come ce l'hanno gli artisti di oggi, perché è cambiato completamente il mondo e è cambiato il modo di concepire l'artista. Perciò quando Michelangelo si trova davanti al cantiere della Sistina ha già una strada tracciata, e questa strada tracciata ha un nome estremamente importante: Egidio da Viterbo.